Benvenuti nel nostro nascondiglio segreto. Questa infatti è la location dove ci veniamo quando possiamo, quando ci è concesso, a nascondere, proprio a infrattare, distanti da tutto e da tutti. Facciamo proprio un paio di giorni di meditazione totale, di riflessione e di programmazione su quelle che saranno le prossime avventure. Siamo arrivati a un certo punto veramente dove si avvicina il momento in cui dobbiamo prendere una decisione per questa nuova avventura, per l'avventura che ci porterà, pensiamo veramente ancora lontano dalle terre patrie, come si suol dire. Mosca maledetta! Faremo degli upgrade al Shingon, proprio delle cose che vi faremo vedere e quando le faremo. Avremo bisogno di attrezzature particolari. La serie avrebbe le sue idee, io ho le mie idee, voi avete le vostre idee e quindi dobbiamo un attimino capire cosa vogliamo fare da grandi, proprio per cercare di chiarirci le idee. Ne abbiamo già parlato in passato e ne vogliamo riparlare perché proprio in preparazione di questo nostro nuovo grande viaggio dobbiamo prendere una decisione, ossia vogliamo portare, per avere appunto una redondanza di energia, una power station con noi appunto durante il viaggio nel Shingon. Ne abbiamo già recensite un paio, però adesso veramente dobbiamo arrivare a scegliere fra le 3 power station che secondo noi sono le regine delle power station, sia appunto per la vita in camper, in van, eccetera, che come backup a livello proprio domestico. Come ho detto, appunto, una di queste power station è già stata da me recensita e la stiamo provando e testando a fondo appunto per vedere quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi. Oggi proveremo e cominceremo a testare un'altra appunto di queste power station e nei prossimi giorni invece faremo la terza ed ultima. Dopodiché arriveremo alla conclusione e vi diremo quale secondo noi è la vera e propria regina delle power station di questa fascia appunto di potenza, che è quella che decidiamo noi di portare, che va dal kilowatt al kilowatt 800 con addirittura punte fino a oltre 3 kW. E detto questo, oggi parliamo della All Power R1500. Avere una power station di questo tipo a bordo di un van o a casa è veramente una cosa toppissima, perché con queste power station si possono prima di tutto ricaricare tantissimi device, praticamente qualsiasi tipo di device, dai cellulari ai tablet, ai computer, alle macchine fotografiche, a GoPro, batterie di droni e quante altre cose. A livello domestico invece, pensate, in caso di blackout si può usare una di queste power station addirittura per alimentare frigorifere, aria condizionate, macchine del caffè, fonasciugacapelli, veramente una fonte di energia incredibile. Ed inoltre, a differenza di quelli che sono i generatori a benzina
che si trovano presenti a bordo dei van e dei camper, chiaramente questa è energia pulita e energia silenziosa. Quindi andremo a analizzare quelle che sono le caratteristiche appunto di ognuna di queste power station per valutare proprio quella che secondo noi è la migliore overall. La R1500 di All Power è fra le 3 power station che noi abbiamo selezionato quella che ha il prezzo inferiore. Infatti il prezzo attuale di listino scontato per questa stazione di ricarica è di 649 euro, che è un prezzo veramente molto buono. Vedremo poi se il prezzo andrà di pari passo con la qualità e se la qualità sarà allo stesso livello delle altre competenti. Questa stazione di ricarica, come anche le altre stazioni di ricarica, si può ricaricare in 4 modi diversi. Presa di corrente domestica a casa a 220 volt, con la quale si ricarica da 0 a 80% in circa 45-50 minuti. Oppure pannello solare. La All Power mette a disposizione ed offre pannelli solari a partire da 100 watt fino a 600 watt. La potenza massima di ricarica permessa da questa stazione è infatti di 650 watt. Terzo sistema di ricarica, presa accendisigari del vostro mezzo, quindi 12 volt. E ultimo modo di ricarica è invece un sistema misto di 220 più pannelli solari. Mentre la stazione di ricarica è attaccata alla presa di corrente domestica da 220 volt, si può contemporaneamente ricaricare anche con il pannello solare. Il pannello solare che noi abbiamo è un pannello solare da 200 watt e quindi vedremo quanto tempo può impiegare questa stazione per ricaricarsi, magari non da 0 fino a 80%, però più o meno calcolare il tempo di ricarica con un pannello solare. Infatti la combinazione stazione di ricarica più pannello solare da 200 watt ad oggi ha un prezzo scontato di 919 euro. Alla fine del video troverete anche un codice sconto e un link nella descrizione dello stesso video che vi porterà alla pagina di All Power nel caso in cui possiate essere interessati all'acquisto di questo prodotto. Con il bottoncino qua al centro della Power Station si può accendere una leggera pressione e si accende il display e come vedete in questo momento ad esempio la Power Station è carica al 100%. A questo punto siamo pronti a farla funzionare, a ricaricare tutti i nostri device e a far funzionare tutti i nostri accessori e i piccoli elettrodomestici di cui abbiamo bisogno. Come si ricaricano tutti i device e quante possibilità di ricarica contemporanea abbiamo? Prima di tutto, la parte superiore della Power Station ha 2 posizioni per ricarica wireless. Non si vedono di lì? Ve le faccio vedere. Dopodiché abbiamo 4 prese Schuko, quindi si possono ricaricare o far funzionare 4 accessori contemporaneamente con presa asciugo. Per attivare l'alimentazione di questa parte della stazione di ricarica c'è un apposito bottoncino qua che con un piccolo avviso sonoro e una piccola lucettina ci fa sapere e ci fa capire che questa zona è pronta per funzionare, pronta per lavorare. Dopodiché nell'angolo in alto alla vostra destra c'è la presa accendisigari a 12 volt, quindi per far ricaricare o per far funzionare qualsiasi accessorio che ha questo tipo di cavo di alimentazione. Dopodiché alla vostra sinistra invece troviamo 4 prese USB. Le prime 2 in alto USB-A da 18 watt e in basso 2 USB-C a 100 watt. Per attivare questa zona abbiamo anche qua un bottoncino tac, che si schiaccia un paio di secondi e si attiva appunto la ricarica di questi tipi di accessori. Con la All Power R1500 si possono far funzionare e ricaricare fino a
11 accessori, device elettrodomestici contemporaneamente, chiaramente se la tensione e la potenza totale rientra nella massima capacità appunto di questa stazione di ricarica. Ovviamente il display qua al centro della stazione ci indica tutte le funzioni e i valori in tempo reale, ossia assorbimento appunto in fase di ricarica o di uso di piccoli elettrodomestici, potenza di ricarica nel momento in cui la stazione invece è sotto ricarica, tempo di carica rimanente in fase di ricarica di accessori o uso di elettrodomestici, ossia abbiamo attaccato alla power station un computer, un telefono, un tablet e poi ci attacchiamo anche una televisione portatile, eccetera eccetera. Qua sul display verrà segnalato appunto con il livello di carica della stazione in quel momento quanto tempo abbiamo ancora a disposizione con l'uso, la ricarica praticamente di questi accessori che stiamo usando in questo momento. La vita e la durata della batteria al litio LiFePO4, quindi il litio ferro fosfato, all'interno di questa stazione di ricarica dichiarata è di 3500 cicli, ossia nel caso in cui venga ricaricata e scaricata ogni giorno la vita dovrebbe essere di circa 10 anni e fra le altre cose questo prodotto è garantito per 5 anni. In una delle due parti laterali della stazione di ricarica troviamo questo sportellino che, aprendolo con una leggera pressione, ci porta a due prese che servono per un'eventuale espansione dei pacchi batteria delle stazioni di ricarica con altre due stazioni di ricarica, quindi portando il tutto fino a una potenza e una capacità di 4500 watt, quindi 4 kW e mezzo. Sull'altro lato invece, sempre con lo stesso sistema di apertura, altro sportellino con la presa per l'alimentazione alla 220, la presa per l'alimentazione ai pannelli solari e un bottone di reset. Questa stazione di ricarica è anche dotata di modulo Bluetooth che si accende premendo il bottone sotto le prese USB e con il quale praticamente si può abbinare la stessa stazione a un cellulare o tablet dove previamente si è scaricata l'applicazione All Power. Con questa applicazione si possono controllare tutti i livelli in tempo reale della stazione di ricarica stessa, si può accendere, spegnere e spegnere i vari moduli, nonché la regolazione fra le frequenze, quindi Hertz o 50 Hz o 60 Hz. Nelle impostazioni dell'applicazione possiamo anche scegliere il metodo di funzionamento, da quello standard normale a quello fast, dove si sprigiona la potenza massima della stazione di ricarica, a quello mute invece, dove diminuiscono le prestazioni e anche il rumore delle ventole di raffreddamento, a quello invece eco, dove inclusa è anche la funzione di spegnimento automatico dopo un'ora di inutilizzo. L'applicazione della All Power è solamente in inglese, non c'è la traduzione in italiano e le funzioni che si trovano sull'applicazione stessa sono abbastanza basiche. Il peso della R1500 è di 16,5 kg, mentre quello del pannello è di circa 7 kg. Questo vuol dire che si posiziona nella parte alta dei prodotti, leggermente più pesanti di altri rispetto alla stessa fascia appunto di livello dei prodotti. La spedizione dei prodotti All Power avviene dal magazzino europeo dell'azienda che si trova in Germania ed avviene fra i 3 e i 5 giorni lavorativi dal momento dell'ordine. La garanzia delle stazioni di ricarica è di 5 anni, mentre quella dei pannelli solari è di 2. Questa stazione di ricarica è una delle stazioni di ricarica con il maggior numero di protezioni, ben 8. E precisamente temperatura troppo alta, temperatura troppo bassa, livello di carica eccessivo, livello di carica troppo basso, cortocircuito, protezione batteria, tensione eccessiva e protezione da sovraccarichi di corrente. Come diceva il nostro amico, concludendo, questa All Power R1500, una buona stazione di ricarica, una buona power station
con un buon rapporto sicuramente di qualità-prezzo, con i suoi 649-699 euro, dipendendo dal giorno e dal momento in cui andate sul sito, meno il 10% di sconto con il codice sconto CINGONV, quindi buon rapporto di qualità-prezzo. Sarà nominata dai Cingoni regina delle Power Station, sarà la R1500 che ci porteremo nella nostra prossima epica avventura. Seguiteci nel prossimo video dove faremo il confronto con un'altra delle 3 top Power Station sul mercato in questo momento, dopodiché eleggeremo proprio quella che sarà la regina e la nostra compagna di viaggio nella prossima avventura oltreoceano. Ciao a tutti e grazie per vedere i nostri video.